Ciao, A io map sono of London Zeta and the e surrounding. benvenuti in questo nuovo gameplay di Sherlock Holmes. Dovevamo iniziare un nuovo caso e prima di partire volevo leggere insieme a voi la lettera che ci avevano spedito. I can tell from Lestrade's Allora, handwriting. è il capo della polizia che ce la manda praticamente. The Brackenstall. Questo è lo stemma che non ho idea di cosa sia. Beh, apriamola. L'unica cosa che ci manca. A wax seal. Ok. Allora, mio caro Sherlock, signor Holmes, gradirei normalmente la sua assistenza immediata in quel che promette di essere un grande di grande rilevanza che considero possa interessarle. Eccetto la liberazione della signora, direi che è rimasto tutto come ho trovato. Ma la prego di non perdere tempo distante, perché è meglio non lasciare lì Sir, non sono riuscito a leggere, abbiate pazienza, non sono riuscito a leggere, ma non è che non so leggere io l'italiano, che è un macello, Promising as come me lo always. edita. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Ok, quindi non perdiamo tempo. Come vedete io durante i loro dialoghi non commento, anche se mi piacerebbe, ma perché non si capisce niente. Fra inglese, italiano, sottotitoli è un macello, allora preferisco non dire niente. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid to raise a right. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Oh là là, bene, bene, bene. Inizia ad essere un caso veramente promettente. Io direi di non... Sir Warthen Brackenstall. prima guardiamo tutto quello che c'è qui da guardare. Lord Brigham Brackenstall. Tranne questo cretino. Lord Ramsay Brackenstall. Io non so voi, ma le facce di questi qui non mi piacciono un bel po'. Saranno Baron lord, Lyndon Brackenstall. saranno baroni, saranno quello che volete, ma sinceramente mi stanno abbastanza sulle scatole. Là. Là. Ladies, allow me to introduce myself. Oddio, Dio mio, My l'hanno name is pestata Sherlock come una Holmes. torda. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Allora il concetto è: l'avranno picchiata i criminali o l'avrà picchiata il marito? 10-1 che l'ha picchiata il marito. Beh,
iniziamo a vedere che cosa c'è di interessante in lei, a parte gli occhi che sono veramente belli. Allora, vediamo un po', l'occhio tumefatto, fresca, però è una cosa di adesso questa, quindi potrebbero essere anche stati criminali, Potrei ancora perdere la scommessa. Guance pallide, la moda di quella volta. Spilla d'oro. Ah, è australiana, Cosa c'è da guardare poi? Fede. Ah, vecchie contusioni. Quindi la picchiava anche il marito. Ma poi cos'è? Mi manca una cosa, mi sfugge. Le tette? Ah no, l'abito elegante, scusate. Mi sono distratto. Interroghiamola, va là, che è meglio. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw 2 others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were 3, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Did these 3 villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Dai, ma per favore. Comunque sia, è morto perché l'hanno ammazzato dei criminali, ma sinceramente non è che meritava tanto di vivere, per picchiare una così. 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you... Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Ok, poco ma sicuro che il marito la picchiava. Allora, vediamo un po' che cos'altro c'è di interessante. Sinceramente non è che tifo tanto per la vittima stavolta, bla bla bla, una famiglia di ladri, Fender, sembrano i Dalton praticamente, i Dalton inglesi. Ok, non mi interessa assolutamente leggere queste stupidaggini del Times. Questo è molto interessante, come se lei avesse ricostruito quello che ha letto nel giornale. Non è che sta mentendo. Il nostro primo indizio, ragazzi. La colpa ai Randall. Oppure, quindi gli ha dato lei la colpa. Oppure è stata la banda a uccidere il marito. Per me è stata colpa loro. Lei che gli vuole... No, è lei che gli vuole scaricare la colpa. Non sono loro colpevoli. È lei che deve dare il colpevole a qualcuno in fin dei conti. Ma lei come può aver ucciso il marito, che era sempre molto più forte e la picchiava? È stata la cameriera? Di solito l'assassino è sempre il maggiordomo, però lei è una cameriera. E sarà possibile che una donna si sia ribellata e abbia ucciso il marito violento? È possibile, però è difficile. Il marito è molto più forte. Beh, vabbè. Come vedete il video lo concludo qui perché sennò diventa troppo lungo. E mi raccomando, lasciatemi un commento con le vostre impressioni, quello che pensate del caso, eccetera eccetera eccetera. Quindi un commento con il vostro parere e iscrivetevi anche al canale se non siete già iscritti. Zeta vi saluta e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!